Ciao ragazzi, oggi parliamo di Lee Priest, detto The Blonde Myth, ovvero il mito biondo, un atleta australiano famoso per i successi ottenuti in giovanissima età. Avendo vinto la sua prima gara a soli 13 anni e conquistato la Pro Card a 20 anni. Con un peso in gara fra gli 89 e i 93 kg per 1,62 m di statura, Lee non era certo un colosso, ma con un paio di braccia formidabili e un'ottima condizione, impressionava abbastanza da essere considerato un killer dei giganti, dato che riusciva spesso a prevalere su atleti molto più alti ed imponenti di lui. Personaggio schietto e poco diplomatico, Lee è stato e rimane uno dei beniamini del pubblico, anche se la sua onestà su temi spinosi come il doping gli ha creato diversi problemi con gli sponsor e le federazioni. Ad oggi rimane molto attivo nel settore, in veste di esperto ed opinionista, con frequenti partecipazioni ad interviste e podcast. Enjoy! Lee Andrew Priest McCutcheon, più noto come Lee Priest, nasce il 6 luglio 1972 a Newcastle, in Australia. I genitori si separano presto e Lee e la sorella vivono e crescono con la madre, passando molto tempo con i nonni. Sin da bambino a Lee piace l'attività fisica ed è affascinato da supereroi come Superman. In famiglia il bodybuilding è di casa e così già a 12 anni comincia ad allenarsi con i pesi col supporto del nonno. All'inizio è piuttosto snello, pesa sui 54 kg, ma allenarsi lo entusiasma e gareggiare è una naturale conseguenza del background sportivo della famiglia. Nel 1986, a soli 13 anni, Lee partecipa alla sua prima competizione, il Sydney Bodybuilding Classic, e vince, a conferma delle sue ottime potenzialità. Galvanizzato dal risultato, Lee continua gli allenamenti con entusiasmo e rapidamente, ancora teenager, arriva a risultati importanti. Nel 1989, a soli 17 anni, con un peso sotto i 70 kg, vince l'assoluto al Mister Australia IFBB fra gli adulti e si ripete l'anno seguente. In quel periodo si esibisce anche in coppia con la madre, anch'essa bodybuilder. Arrivato ai vertici delle gare australiane, Lee ha l'obiettivo di diventare professionista, ma il titolo di Mister Australia non glielo consente. Allora allarga i suoi orizzonti e partecipa ad alcune gare internazionali fra i pesi leggeri. Ma purtroppo alcune disavventure, fra cui ricordiamo un controverso test antidoping fallito al Mister Universo IFBB del 1990, dove era atteso per la vittoria, gli impediscono di realizzare il suo sogno di ottenere la Pro Card. Ricordando quell'evento, Lee racconta che allora era natural e che, preso dallo sconforto a seguito del verdetto che riteneva ingiusto, tentò il suicidio, fortunatamente senza successo. Ma Lee non demorde. A 19 anni comincia a fare uso di doping. Dichiarerà di essere cresciuto di circa 10 kg in sole 8 settimane col primo ciclo. Raggiunge un nuovo livello di forma, si trasferisce in California, comincia ad allenarsi alla Gold Gym e viene notato da Jim Manion, presidente della NPC, che, impressionato dal suo fisico, lo aiuta ad ottenere la Pro Card. Il grande passo è fatto e Lee diventa uno dei più giovani atleti professionisti IFBB della storia. Nel 1993, a soli 20 anni, con un peso sugli 84 kg per 1,62 m di statura, Lee debutta come professionista al Niagara Falls Pro Invitational IFBB, classificandosi nono. Gareggerà fra i professionisti IFBB per 13 anni, fino al 2006, in un'epoca molto competitiva, partecipando ad oltre 40 competizioni, con 6 presenze al Mister Olympia. Tra i momenti salienti della sua carriera ricordiamo i primi posti ottenuti al San Francisco Pro Invitational del 2002, al Grand Prix dell'Australia del 2005 e all'Ironman Pro del 2006. Nelle 6 partecipazioni al Mister Olympia non è mai riuscito ad andare oltre la sesta piazza, ottenuta 3 volte, rispettivamente all'esordio nel 1997, nel 2000 e nel 2002. Comunque, podi a parte, in diverse gare Lee, che compete fra gli 89 e i 93 kg, si prende la soddisfazione di superare i 3 futuri Mister Olympia, Ronnie Coleman, Jay Cutler e Dexter Jackson, nonché lasciarsi alle spalle diversi mass monster che lo sovrastano di ben 20-25 kg, quali Marcus Ruhl, Gunther Schlierkamp, Nasser El Sombati, Jean-Pierre Fuchs e Paul Dillett. Ma lo spirito libero e polemico di Lee non si armonizza bene con le politiche della IFBB e il contrasto raggiunge il punto di rottura nel 2006, quando Lee partecipa e vince un paio di competizioni organizzate dalla PDI, una nuova federazione fondata da Wayne DeMilia.
I vertici della IFBB la prendono male e Lee viene sospeso. Nonostante la riammissione nella IFBB nel 2008, il ritorno in gara in questa federazione non si concretizza. Il secondo posto al Grand Prix dell'Australia del 2006 rimarrà la sua ultima gara IFBB. In seguito Lee passerà alla NABBA e concluderà la carriera agonistica vincendo il Mister Universo NABBA del 2013. Personaggio eclettico, ricordiamo che Lee, oltre al bodybuilding, si è cimentato con successo come pilota di auto da corsa, sia sul circuito che nelle corse drag. Inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni televisive e podcast e collabora con aziende di integratori alimentari. Nel 2022 è stato inserito nella Hall of Fame di Muscle Beach, a Venice. In linea col personaggio, anche la vita privata di Lee è stata piuttosto turbolenta e caratterizzata da numerosi matrimoni e divorzi. Ricordiamo il matrimonio con Cathy Lafrançois, che durò dal 2000 al 2005. Oggi, a oltre 50 anni, Lee rimane vicino al mondo del bodybuilding, come esperto del settore ed opinionista, sempre pronto a far vibrare il mondo dei social con le sue dichiarazioni schiette e senza peli sulla lingua. In palestra Lee Priest predilige e ha utilizzato con successo un approccio ad alto volume di allenamento, sulla linea del metodo old school promosso da Arnold Schwarzenegger negli anni 70. Quindi una ventina di serie da 6-8 ripetizioni per ogni gruppo muscolare, con pesi pesanti, privilegiando gli esercizi con pesi liberi rispetto a quelli con le macchine. In questo modo si fa un allenamento più completo, sollecitando anche i muscoli stabilizzatori. E suggerisce a tutti di mantenersi sulle tecniche base, che hanno superato il test del tempo e hanno dimostrato di funzionare. Quindi tante serie, pesi pesanti, qualche ripetizione forzata ed è tutto. Per la split, fra le sue preferite ricorda la 4 on e 1 off, che consiste nell'allenarsi 4 giorni di seguito, poi prendere un giorno di riposo prima di ripetere il ciclo. Comunque ha sperimentato anche altre split e pensa che ognuno debba scegliere la routine con cui si trova meglio, sia essa la 4 on, 1 off, la 5 on e 1 off, o si preferisca allenarsi a giorni alterni. L'importante è mantenere alto l'entusiasmo per l'allenamento. Una tipica routine 4 on e 1 off praticata da Lee è la seguente: giorno 1 gambe, giorno 2 schiena, giorno 3 spalle e bicipiti, giorno 4 petto e tricipiti, con i polpacci che vengono esercitati tutti i giorni di allenamento. Sottolinea anche l'importanza di seguire un'alimentazione adeguata agli obiettivi prefissati, possibilmente suddivisa in 6 pasti quotidiani, equamente suddivisi nell'arco della giornata, e con un adeguato apporto calorico e proteico per ottimizzare la crescita muscolare. Ricordiamo che in passato Lee era famoso per i suoi bulk pesanti, nei quali, lontano dalle gare, arrivava ad aumentare il suo peso di 35 kg oltre il peso di gara, perché gli piace mangiare sporco. Ma questo approccio porta ad accumulare troppo grasso e anche se per lui funzionava, oggi con più esperienza suggerisce di non aumentare troppo di grasso nemmeno quando si è lontani dalle competizioni. Da ultimo l'argomento doping. Lee è sempre stato molto trasparente riguardo il suo uso di steroidi, arrivando a dichiarare pubblicamente le sostanze e i dosaggi che utilizzava. Comunque, vedendo il trend attuale improntato ad un utilizzo del doping da parte di giovani atleti sempre più massiccio e precoce, con poca attenzione per l'allenamento e l'alimentazione, lo stesso Lee si rammarica di questa situazione, ritenendo che l'approccio moderno al bodybuilding stia andando nella direzione sbagliata. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue riflessioni sull'argomento. Ho fatto il mio primo ciclo di steroidi a 19 anni e sono aumentato di circa 10 kg in 8 settimane. Da ragazzino non sapevo nulla di steroidi. Ho cominciato a scoprirli leggendo le riviste di bodybuilding. Allora c'era un articolo che citava gli steroidi ogni mese o 2. Oggi invece puoi andare su qualsiasi piattaforma di social media e non si parla d'altro che di steroidi, con ragazzini che discutono i cicli. E io mi domando perché. Io ero più interessato all'allenamento e all'alimentazione e solo dopo, se fossi arrivato ad un livello competitivo da natural, avrei esplorato la dimensione del doping. Oggi invece i ragazzi pensano agli steroidi come prima cosa e poi il resto. Ci sono ragazzini che cominciano ad usare steroidi ancora prima di iniziare con la palestra. È triste. Gli steroidi possono essere utili se hai la genetica e la mentalità per essere un campione. Io ho cominciato ad usarli per diventare un atleta professionista e competere con gli altri pro, ma avevo già vinto varie gare da natural. Ero già un buon atleta anche senza doping.
Adesso purtroppo tanti ragazzi cominciano col bodybuilding e iniziano a doparsi sin dal primo giorno, senza avere nessuna idea del loro reale potenziale genetico naturale. Riassumendo, Lee Priest è stato un bambino prodigio e un bodybuilder iconico. Un atleta noto per le braccia formidabili e in grado di competere con avversari molto più alti e imponenti di lui. Un personaggio che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del bodybuilding di fine anni 90, primi anni 2000. Da bambino prodigio a bodybuilder professionista, a pilota di auto da corsa, ad opinionista, il percorso è stato lungo, ma guidato da un'unica regola: rimanere sinceri e fedeli a se stessi. Che lo si apprezzi o meno, lì rimane davvero un gran personaggio e non a caso uno dei bodybuilder più popolari di sempre. È tutto per oggi e visto il periodo ne approfitto per fare a tutti i migliori auguri di buone vacanze. Ciao alla prossima!